Un benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi cerchiamo di stabilire, seguendo i nostri gusti, quali siano le 10 canzoni metal più malvagie di sempre. Secondo un notissimo stereotipo, il metal è la musica del diavolo. Un luogo comune che da un lato è facile da sfatare. Nei testi, Satana e argomenti simili non sono certo tra i più gettonati, neppure tra i gruppi più occulti, se non nelle loro fasi più giovanili. E anche a livello musicale, non tutte le band devono per forza essere oscure e feroci. Ci sono anzi tanti generi del calderone metal che puntano più su altri tipi di atmosfere, su melodie e altre ancora. D'altro lato, però, è inutile negare che esistono anche branche del nostro genere preferito che cercano soltanto di evocare crudeltà, cupezza e malvagità. Sono tentativi che non sempre vanno a segno, anzi, è innegabile che una porzione del metal estremo non riesca, in parte o per nulla, a essere malefico quanto vorrebbe. Ma esiste una parte notevole che invece è abilissima proprio nel suscitare sensazioni del genere. È una componente così ampia che è impossibile racchiuderla in una sola top 10. Forse neppure una top 50 basterebbe. Per questo abbiamo già in programma di creare altri video sullo stesso argomento in futuro, parlando di gruppi e canzoni che qui, per esigenze di spazio, sono rimasti fuori. Ma per oggi ci concentreremo su quanto di più turpe ci sia in assoluto. Almeno per i nostri gusti personali, quelle di oggi sono davvero le 10 canzoni più diaboliche, più crudeli, più rappresentanti del male puro che siano mai state pubblicate in ambito metal. Prima di cominciare, in ogni caso, la solita avvertenza per chi ha fretta. Se invece di seguirci nel video vuoi scoprire subito le 10 canzoni che abbiamo scelto, ti abbiamo preparato una playlist in cui puoi ascoltarle tutte, dalla 10ª fino alla prima. La trovi cliccando sul link che apparirà qua su in cima, o in descrizione, o ancora alla fine del video. Detto questo, cominciamo pure a scoprire quanto è profondo l'abisso del metal più malvagio. Alla 10ª posizione troviamo un brano che rappresenta bene il significato che diamo alla malignità, anche senza aver per forza elementi estremi. Burning Savior dei Pentagram. Già dal giro acustico iniziale dimostra una notevole oscurità, per poi diventare ancora più sulfurea quando si sviluppa in un pezzo doom dalle rare aperture. Per il resto è piena di momenti diabolici ben evocati dai riff e anche dalla voce folle e sguaiata di Bobby Liebling. Lucifer Leaves is no illusion, come dice uno dei versi più famosi del brano. Col nono posto ci spostiamo verso il metal estremo con You'll Never See dei Grave. Il death metal è più famoso per impatto, rabbia e insanità che per vera malvagità, al contrario del black che, come non sorprenderà nessuno, sarà il genere più presente in questa classifica. Ma esistono dovute eccezioni, specie se parliamo del suono più oscuro proveniente dalla Svezia. C'era molto tra cui pescare, ma alla fine abbiamo optato per questo malefico brano dei Grave. Riesce a risultare allucinante e infernale nei momenti più lenti e sinistro, feroce in quelli più veloci. In poche parole, una scheggia di crudeltà. L'ottava posizione potrebbe far storcere il naso a molti. L'abbiamo assegnata a The Pentagram Burns dei Satyricon. La fase nella carriera della band a cui questo pezzo appartiene è amata da alcuni, ma odiata da molti altri, per il suo black metal lontano dalla tradizione e molto facile da ascoltare. Ma questa facilità non vuol dire che la musica dei norvegesi sia diventata leggera o allegra. Lo provano pezzi come questo, in cui il duo dimostra una capacità di evocare malignità che secondo noi combatte alla pari con musica che almeno i puristi considerano molto più autentica. Anche la 7ª posizione potrebbe risultare controversa. Parliamo di Territory dei Sepultura. Se è vero che si rivela parecchio diversa rispetto al resto della top 10, è anche indubbia la malignità strisciante all'interno del pezzo. Una malignità più concreta, più dovuta al male fatto dall'uomo che da qualche entità soprannaturale. Ma ciò non cambia il fatto che la cattiveria e la carica arcigna di questa canzone siano di assoluta efficacia. La canzone che abbiamo scelto per la 6ª piazza, ossia Psalm 9 dei Trouble, può essere vista quindi come un vero paradosso. Può una canzone con un testo ispirato alla Bibbia essere diabolica? Sì, almeno se parliamo di quell'Antico Testamento in cui Dio non fa altro che castigare, infliggere sofferenza e sterminare persone. Una caratteristica spaventosa e tutt'altro che amorevole che la band statunitense coglie alla perfezione anche a livello musicale, col suo doom metal minaccioso in una maniera raramente raggiunta dal genere. Provare per credere.
Se finora qualcuno poteva avere obiezioni, sulla malvagità intrinseca della quinta posizione è improbabile che qualcuno solleverà dei dubbi. Parliamo di Dead Skin Mask degli Slayer. Di brani diabolici i californiani ne hanno scritte a bizzeffe nella loro carriera, ma nessuna batte quella dedicata alle infami geste di Ed Gein, uno dei serial killer più efferati di sempre. Gesta resa in maniera eccellente dal gruppo, in un pezzo angoscioso e inquietante dall'inizio fino al finale, il momento più terrificante di tutti, con le urla di una, per fortuna finta, vittima dell'assassino. È così spaventosa che forse è addirittura riduttivo piazzare gli americani solo a metà classifica. Ai piedi del podio cambiamo di nuovo da del male reale e tangibile a uno invece soprannaturale, orrorifico ma non meno spaventoso, con Kataharian Life Code dei Darkthrone. È forse una scelta meno scontata rispetto a pezzi più famosi dei norvegesi, ma non per questo meno valida. In fondo, dai primi album della band di Fenritz e Nocturno Occulto c'è solo l'imbarazzo della scelta. Se abbiamo preferito proprio questa è per puro gusto personale e anche perché riesce a mantenere per oltre 10 minuti un'aurea demoniaca, cruda, incredibile per quanto è spaventosa. Se ciò non è malignità, cos'altro lo è? A questo punto la medaglia di bronzo è appannaggio della canzone più leggendaria dell'intera classifica, Black Sabbath dell'omonima band inglese. Può quella che è, con ogni probabilità, la prima vera canzone metal della storia essere anche una delle più malefiche di sempre? E come se può. Del resto è famosa anche perché il suo riff base è costruito su 3 accordi noti come Triade del Diavolo, che secondo la leggenda in passato si riteneva potesse addirittura richiamare il demonio. Una superstizione, ma solo fino a un certo punto. Forse questo terzetto non può evocare nessun essere sovrannaturale, ma un'aura malefica, spaventosa e di incredibile oscurità, sì. In seconda posizione si piazza quindi un pezzo che, pur risalendo proprio agli inizi del black metal, non è meno malvagio di quanto arrivato negli anni successivi. Parliamo di 13 Candles dei Bathory. Per quanto riguarda la band di Quorthon, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per dire, metà delle canzoni di Under the Sign of the Black Mark e tante altre dai 2 album precedenti avrebbero potuto occupare la stessa posizione. Ma abbiamo optato per questa perché ha davvero uno spirito abissale. Più che il fuoco di 13 candele, evoca quello dell'inferno stesso. In effetti, la malvagità che si respira nel pezzo dei Bathory è davvero estrema. Ma c'è un gruppo, di poco successivo, che prendendo ispirazione dagli svedesi è riuscito ad andare persino oltre per diabolicità. Per quanto ci riguarda, il pezzo metal più malvagio di tutti i tempi è Chainsaw Gaswak dei Mayhem. Se è vero che la band norvegese ha costruito la sua intera carriera sull'essere oscura e inquietante, rare volte è riuscita ad avvicinarsi ai livelli di questo pezzo, malefico in ogni singolo istante dei suoi 3 minuti e mezzo. Tra i riff di Euronymous, le urla di Maniac, il ritmo lento e strisciante, tutto fa respirare angoscia e orrore. Per quanto riguarda chi ha redatto la classifica, il risultato non è niente di meno che la più pura trasposizione del male in musica. E con ciò la classifica è terminata. Sei d'accordo sulle nostre scelte o ci sono altri pezzi così malefici che ritieni avrebbero meritato un posto? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. In ogni caso, se la top 10 ti è piaciuta ti invitiamo a mettere like, condividerla e ascoltare la playlist dedicata. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella delle notifiche per non perdere neppure uno dei nostri nuovi video. Puoi inoltre seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.